Ciao, sono Edo, il tuo insegnante di yoga. Oggi la lezione il tema sarà la respirazione. Farò due esercizi di respirazione, uno che utilizzo molto all'inizio delle mie lezioni di yoga e l'altro un esercizio, possiamo dire che è una pratica che si chiama pranayama, ma faremo proprio un tipo di respiro molto semplice che è alla base di tutti gli altri respiri nello yoga, che il pranayama si chiama Ujjayi. Allora, il primo esercizio che farò si chiama High Low. Farò seduto, potrei fare anche sdraiato, potrei fare anche in piedi. Ecco, allora, per una questione di comodità, anche per l'esercizio successivo, farò in questa posizione, per cui dovrei trovare o uno sgabellino o una panchina o un cuscino, quindi anche dei cuscini mattoncini, per far sì che le ginocchia siano più in basso rispetto alle anche. Ok, allora non è che sia un problema che le ginocchia siano in alto, però di solito quando le ginocchia sono in alto il bacino fa una retroversione e quindi uno è più incassato per quanto riguarda la posizione eretta della colonna vertebrale. Ok? Allora, ricordati di iscriverti al mio canale se non ti sei ancora iscritto, di fare un commento, di accendere la campanella per non perdere neanche una lezione e mi metti un like, eccetera. Ok? Allora, avevo detto che la respirazione high-low, che è alto e basso, è proprio la respirazione, tra virgolette, che dovrebbe essere naturale. Però di naturale non abbiamo tanto questo discorso qua, perché o siamo più tesi o siamo più stressati o abbiamo un sacco di cose per la testa o tante altre cose, e quindi la respirazione, invece di essere in una posizione di riposo bassa, quindi verso l'ombelico, è più in alto, è dietro, è sui fianchi o da una parte piuttosto dall'altra, quindi non abbiamo questa rilassatezza sull'addome. Poi il discorso, più che altro bisognerebbe anche ad analizzare il pavimento pelvico. C'è stata una persona che mi ha iscritto che voleva esattamente degli esercizi per il pavimento pelvico. Io direi proprio che prima bisognerebbe analizzare se in certe circostanze durante la giornata, ma in questo momento più preciso, se nel momento della respirazione il pavimento pelvico è rilassato. Ok? Quindi bisogna vedere esattamente se tutti i muscoli che compongono il pavimento pelvico siano esattamente rilassati in questo momento. Se invece è già rilassato, potrei fare anche un'altra cosa, di contrarre il pirineo, tutta la parte quindi bassa quindi del pavimento pelvico, quindi contrarre leggermente e rilassare, quindi contrarre e rilassare. In questa maniera il mio sistema nervoso centrale capisce esattamente la differenza tra la contrazione e il rilassamento, e poi dopo io cerco di rilassarmi in questa posizione o in questo esercizio che faremo con il pavimento pelvico rilassato. Ok? Allora, l'obiettivo è di non indurre, non di cambiare il respiro, almeno che sia troppo in alto. Ecco, se il respiro è troppo in alto, allora sì, io inspiro dilatando l'addome, espiro comprimendo, cioè faccio una piccola compressione dell'addome verso la colonna vertebrale. Lascio che la testa sia come se fosse appesa la testa a un filo, okay? Senza portare il petto troppo in aperto, ma con tratto lombare con la sua curva fisiologica.
e cerco di osservare dove è il respiro. Se è già in basso, ottimo. Rimango in questa posizione almeno per, almeno per circa 10-12 respiri. Rilasso la bocca, la lingua, il viso. Ripeto, se per caso è troppo in alto, devo cercare di cambiare leggermente e di impostare il respiro qui in basso. Per cui inspiro di lato, espiro, comprimo. Rilasso la mandibola, rilasso le spalle, le scapole, sempre con questa sensazione di un filo che mi tira sulla testa. Potrei anche chiudere gli occhi di osservare il respiro. Potrei anche mettere le mani sopra l'addome, quindi la parte inferiore dove c'è l'ombelico, per portare volontariamente, no, proprio involontariamente il respiro in questa zona. Se per caso è troppo in alto, ripeto, devi proprio portare il respiro in questa zona. Proprio è la base di tutti gli altri respiri. Avere la capacità di rilassare il pavimento pelvico e di rilassare quindi l'addome e di far sì che il muscolo diaframmatico lavori nella sua naturalezza. Ecco, se hai difficoltà di sentire o di osservare questo respiro, ti metti sdraiato con le gambe raccolte, ok? Gambe flesse. Sdraiato, magari se c'è un piccolo spessorino da mettere dietro la testa, perché il mento non dovrebbe essere puntato in alto, ma dovrebbe essere proprio parallelo a terra. E anche lì, quando sei sdraiato, metti le mani sopra l'addome, vicino quindi all'ombelico. Se continua ad essere esattamente il respiro in alto, devi assolutamente cambiare, impostare questo tipo di respiro proprio non forzando ma gestendo questo respiro su quella zona. Ok? In piedi è l'ultimo passaggio, come se io dovessi fare proprio una progressione. Ok? Importante questo respiro perché potrei fare anche seduto, magari prima di iniziare a lavorare sul computer, o una pausa tra un esercizio tra una cosa e l'altra di lavoro sul computer, per cui posso utilizzare in qualsiasi momento della mia giornata. Osservare pavimento pelvico, osservare il respiro che sia in basso. Ok? Allora, il prossimo respiro è Ujjayi, che significa contenitore, per cui questo tipo di respiro è come se io dovessi avere un contenitore, avere un respiro gestito, controllato attraverso la glottide e per cui dovrei sentire questo rumore, questo sibilo che passa attraverso la glottide. Non devo assolutamente utilizzare il respiro quindi nasale. Se io dovessi proprio immaginare di appannare i vetri degli occhiali per pulire, è questo rumore ma con la bocca chiusa. Sentirete proprio che il respiro passa attraverso la glottide.
L'addome in questa circostanza è completamente fermo, il respiro solo di torace alla parte anteriore, posteriore e laterali. Per cui io cerco sempre di avere questa testa verso l'alto, il mento leggermente caduto in basso, butto fuori completamente l'aria anche attraverso la bocca, premo l'addome all'interno, 2 o 3 colpi e comincio. Il momento della fine dell'inspirazione non c'è subito un'espirazione, c'è il momento in cui io percepisco che è il momento di espirare, esattamente uguale nella fine dell'espirazione e l'inizio dell'inspirazione. Non so se hai notato, ho fatto una inspirazione molto lunga e una espirazione molto lunga. Si può cominciare anche con una ispirazione molto più corta e gradualmente aumentare questo tempo di ispirazione e di espirazione, quindi c'è bisogno di un allenamento proprio, è detto, di questo respiro. Devi cercare di avere l'addome praticamente quindi fermo. È un lavoro solo sulla gabbia toracica, anteriore, laterale, posteriore, in alto, in basso, per cui tridimensionale. La capacità dei muscoli, delle coste intercostali, muscoli intercostali e le coste che si separano in tutte le direzioni, quindi alto, basso, avanti, dietro e laterali. Ok? Bisogna proprio prestare molta attenzione di non creare tensione alle tempie, alla bocca, quindi alla mandibola o qualsiasi altra parte del corpo che interferisca proprio questo movimento interno molto cosciente, molto diciamo controllato. Io consiglio sempre questo tipo di respiro all'inizio della lezione, ok? Ovviamente uno che è nelle prime armi cioè, vedrà esattamente che questo respiro non è così semplice, però si può comunque provare. Un'altra indicazione, potrei utilizzarlo anche per diversi minuti, per tanti respirazioni, cioè per cui tanti cicli di respirazione, 10, 12, 2-3 minuti, 20 respiri, non è tanto, diciamo, non ci sono delle controindicazioni. Uno dice, vabbè, ok, va bene così, per oggi basta, e comincio la pratica. Oppure voglio soltanto fare la respirazione, voglio soltanto fare il pranayama o l'esercizio precedente, quindi va benissimo, è una pratica di yoga. Ok? Adesso facciamo insieme circa da 7 a 12 respiri. Ok? Metto le mani alle ginocchia, riposo le spalle, le scapole, mento leggermente verso l'esterno, come se ci fosse un filo qua dietro la testa che mi tira verso l'alto. Svuoto completamente i polmoni attraverso la bocca, premendo l'addome. E cominciamo.
Bene. Ok. Allora, lasciamo un po' le gambe, distendiamo un po' le gambe, rilassiamo bene i piedi. Allora, ho fatto 7 respiri, molto graduale, molto piano, okay? Senza esagerare anche nell'inspirazione e nell'espirazione, okay? Per non creare nessun tipo di tensione. Comunque lascerò altri 2 link alla fine della lezione qui sopra di altri tipi di respiri, così potrai cominciare ad approfondire questo discorso, questo tema che è la respirazione, che nello yoga è la parte fondamentale. Ok? Bene, per oggi ho finito. Grazie di vedere tutte queste lezioni, spero proprio che ti sia piaciuto e ci vediamo domani alla prossima lezione. Ci vediamo presto!